Direttamente dalle spiagge di Honolulu, oggi vi faccio la guida completa alle Hawaii. Ho appena passato 2 settimane alle Hawaii, oggi è il mio ultimo giorno qui ad Honolulu, anzi fra 20 minuti devo andare a prendere l'aereo, ma ho pensato di fare una guida completa alle Hawaii. I miei uccellini che mi passano davanti, sta bene? Ma ho pensato di fare una guida completa alla Hawaii visto che mi state chiedendo un sacco di informazioni e mi rendo conto che in italiano, ma anche in inglese in verità su YouTube, non ci sono tante informazioni sulle Hawaii. Quindi vi voglio parlare velocemente delle basi delle Hawaii, su come organizzare un viaggio, che cosa andare a vedere e più o meno i costi. Iniziamo subito dai costi. Il volo per venire qui alle Hawaii. Il volo per venire alle Hawaii non costa assolutamente poco. Io l'ho pagato last minute, quindi come prezzo insomma era molto elevato, l'ho pagato 1.700 euro andata e ritorno e sono 3 voli, ma l'andata ho fatto Roma, Parigi, Parigi, Los Angeles, Hawaii. Ci ho messo 23 ore di insomma fra voli e cambi di aereo. Quindi il viaggio innanzitutto per venire qui è un viaggio molto lungo, siamo praticamente dall'altra parte del mondo, infatti se qui sono le 6 di mattina in Italia sono le 6 del pomeriggio, quindi il costo del biglietto è abbastanza elevato, più o meno se non lo prendi last minute sui 1.000 euro mi sembra che sia il prezzo, 1.000, 1.200, 1.300, ed è un viaggio molto lungo. Io per questo viaggio ringrazio eDreams Prime che mi ha fatto volare qui alle Hawaii. eDreams Prime è un abbonamento annuale a eDreams che ti permette di avere gli sconti su tutti i voli in tutto quell'anno. È un abbonamento che costa solo 45 euro e con quei 45 euro hai la possibilità di avere gli sconti su tutti i voli che prenoterai. Ad esempio in questo volo ho avuto 70 euro di sconto, un altro volo che stavo guardando ad Amsterdam mi sembra che erano 45 euro di sconto, quindi se sai che voli più di una volta l'anno sicuramente ti conviene. Lascio qui sotto il link ad eDreams Prime perché davvero ne vale la pena. Ora, quanto costa stare qui alle Hawaii? Diciamo che solitamente una stanza di hotel non costa meno di 150 euro a notte. Gli ostelli possono arrivare ai 60, 70 euro, 80 euro a notte, però ad esempio l'ostello che sta qui a Waikiki, io ci sono stata, l'ho pagato mi sembra 40 euro a notte, non era un bello ostello e io amo gli ostelli, vado sempre in ostello, adoro scambiare l'energia negli ostelli, ma questo ostello qui, anche quello che abbiamo visto nell'altra isola dove siamo stati, non era il massimo e nell'altra isola abbiamo pagato 50 euro, quindi questa è l'alternativa meno costosa. Però mentre in Europa o nel resto del mondo gli ostelli sono dei posti belli, insomma a me piace tantissimo andare in ostello, qui diciamo che paghi tanto ma la qualità è molto bassa. Un'altra cosa ad esempio a Kauai, che è l'isola di cui vi parlerò più in là, che è l'isola secondo me più bella, e lì è molto wild, molto verde, fantastica, anche lì va tutto da 150 ai 200 euro a notte, e quella di 150 anche lì è una stanza hotel abbastanza brutta. Noi lì abbiamo affittato una macchina e la macchina l'abbiamo pagata 150 euro a notte ed era una macchina con la tenda sopra, quindi avevi la possibilità di unire l'affitto della macchina e la stanza d'hotel, diciamo, e il dormire insieme con 150 euro, quando eravamo 2, quindi se viaggi da solo o da sola è ancora più costoso sicuramente. E visto che ho parlato di macchina, come muoversi qui alle Hawaii? Sapete che io sono una fan dei trasporti locali perché costano molto meno di quelli da turista e devo dire che le cose sono un po' diverse. Ad esempio qui nell'isola dove mi trovo ora, che si chiama Oahu, dove c'è Honolulu, dove c'è Waikiki, insomma è un po' quella più famosa, ad esempio in quest'isola ci sono gli autobus. L'autobus qui ad esempio può andare dall'aeroporto a qui per 2 euro e mi sembra per 4,90 euro hai il biglietto dell'autobus giornaliero, quindi come prezzo è abbastanza buono. O per andare da qui al nord, io ho preso l'autobus per andare da qui dal sud di Oahu ad andare al nord di Oahu e ho speso anche lì 5 euro. Ovviamente erano 2 ore di autobus perché ho dovuto fare un cambio, però insomma può costare poco. Il problema è che l'autobus non ti porta ovunque e non c'è in qualsiasi isola. Ad esempio in quest'isola gli autobus ci sono e devo dire che arrivano anche molto in orario. Nell'isola, nella Big Island, di cui vi parlerò fra poco, lì non ci sono gli autobus e quindi dovete per forza affittare una macchina per muovere, proprio non ci sono. E nell'altra isola, in Kauai, ad esempio ci sono gli autobus e sono anche molto puntuali, però ad esempio se volete andare su nelle montagne ovviamente l'autobus
non vi ci porta, quindi anche lì può servire una macchina, costa sempre minimo 100 euro al giorno fra assicurazione, anche 150 fra assicurazione e tutto. E quindi questi diciamo sono un po' i costi base. L'ultimo costo diciamo base di cui volevo parlare è quello del mangiare. Quanto costa qui mangiare? Anche qui costa abbastanza mangiare, diciamo che non trovate qualcosa in un ristorante che sia al di sotto dei 15 euro, anche una semplice insalata 15 euro. Il famoso poke, che sarebbe riso con seaweed, con le alghe e il pesce crudo sopra a mo' di sushi, anche quello minimo 15 euro se non di più. E vabbè, però lì c'è il pesce crudo, uno dice ok, però qualsiasi altra cosa, anche un sandwich, un hamburger, tutto 15 euro, tutto, non vi sbagliate mai, dai 15 euro non si scende. E contate che qui siamo diciamo in America e che quindi quei 15 euro devi aggiungere il 10% che è minimo per loro di tip, più il prezzo diciamo delle tasse, e quindi da 15 euro diventa 18-19 euro. Più se bevi qualcosa, insomma, con 25 euro a pasto praticamente quasi per tutti i pasti. Quello che vi posso consigliare è andare come al solito al supermercato, comprare le cose al supermercato e farle a casa, ma anche lì non è che il supermercato costi pochissimo, quindi sì, costa di meno, magari per la colazione potete arrangiarvi col supermercato, potete cucinare altre cose, però a meno che non volete mangiare il ramen, quello che si scalda solo con l'acqua calda, almeno 15 euro a pasto ve lo dovete mettere in conto. Sono molto famosi i food truck, e anche lì i food truck che uno si immagina, vabbè, è lo zozzaro, il paninaro, quello italiano, no, invece anche lì, anche nel food truck, io per esempio ho mangiato un poke a 18 euro, quindi ancora più alto del ristorante. Parliamo ora un attimo delle tradizioni. Le tradizioni qui in America, quando uno pensa alle Hawaii pensa spesso alle Hawaii, alla hula, a queste persone che sembrano molto maori. La verità è che quando si arriva qui si sente moltissimo la presenza americana. Ovviamente le Hawaii fanno parte dell'America e sono uno stato americano, e quindi questa influenza che oramai c'è da quasi 200 anni, influenza inglese, da quando sono venuti a fine 1700 gli inglesi a conquistarla, e si sente davvero davvero tanto. E quindi c'è questa divisione che proprio ad occhio si vede subito fra l'hawaiano americano, perché anche loro si sentono ovviamente hawaiani, perché magari hanno i genitori che sono qui, parenti che sono qui da più di 2-3 generazioni, e quindi sentono hawaiani, però sono bianchissimi, sono proprio americani. E ci sono insomma gli hawaiani, quelli più tipici, che hanno appunto queste sembianze un po' più scure, hanno questi tatuaggi bellissimi, questo contatto con la natura, questo vivere l'aloha. Vivere aloha sarebbe vivere con amore, con la famiglia, dare agli altri, essere felici, che è tutto uno stile di vita che va un po' a contrastarsi con lo stile di vita diciamo americano più capitalista. E quindi devo dire che in tutte queste 3 isole ho visto molto questa separazione, questa differenza. Ad esempio qui a Waikiki, vicino a Honolulu, si sente molto la presenza americana, proprio tanto, anche ci sono qui i palazzoni. Quando si va più al nord si può sentire un po' più lo spirito hawaiano. Questo spirito hawaiano inoltre l'ho sentito molto a Kauai, che è l'isola che si trova più ad ovest delle Hawaii, ed è un'isola spettacolare, e lì ho visto molte persone anche semplicemente che campeggiavano, che stavano in spiaggia, che si vedevano che erano hawaiane, che avevano la loro tradizione e la loro cultura. Abbiamo conosciuto ad esempio anche un tassista che ci ha parlato della tradizione hawaiana e ci ha detto: io non sono americano, io sono hawaiano. E quindi anche i nativi diciamo sentono questa differenza fra hawaiano e hawaiano americano, oppure semplicemente americano, e qui di americani ce ne sono davvero tanti. Ho fatto anche un video su che cosa trovate nei supermercati hawaiani, ve lo lascio qui sotto, e anche lì vedete che moltissime cose sono americane, perché ovviamente questa è considerata America. Un'altra cosa interessante che vi può far capire questa differenza fra hawaiani e americani, qui gli hawaiani chiamavano gli americani, o comunque gli stranieri che sono venuti, aole, che A vuol dire il respiro, l'anima della persona, e ole vuol dire senza. Quindi parlavano di queste persone con persone senza l'anima, e questo viene da una tradizione diciamo polinesiana, nella quale quando le persone si incontravano e si salutavano, un po' come in Nuova Zelanda, no? Che si avvicinavano con la fronte e si respiravano, e quel respirarsi voleva dire respirare l'anima dell'altra persona, e quindi salutarsi proprio con tutto il cuore. Ovviamente questi stranieri una volta venuti qui non facevano questa cosa, non si salutavano così, e quindi da lì hanno iniziato a chiamarli senza anima, perché appunto non facevano questo respiro, questo saluto di questo incontro delle anime, ma
è anche riferito al fatto che per gli hawaiani per molto tempo gli stranieri appunto erano queste persone senza anima e che non si curavano molto della famiglia, dell'amore, dell'essere felici, ma più che altro delle cose più materiali. E questa cosa ce l'ha spiegato proprio questo tassista hawaiano e penso che sia molto, molto interessante anche per capire in generale le Hawaii. Parliamo ora delle 3 isole che ho visitato. Io ho visitato 3 isole, anche se le isole principali da visitare sono 4. Io ho visitato questa qui dove mi trovo ora, dove c'è Honolulu, che si chiama Oahu. Ho visitato la Big Island, che Hawaii, si chiama proprio Hawaii l'isola, è l'isola più grande. Ho visitato Kauai, che è quella più ad ovest, che è quella più selvaggia, e in più c'è un'altra molto famosa che si chiama Maui. Per tutte queste 3 isole ho fatto un video, quindi ve li lascio tutti e 3 qui sotto, così riuscite a navigare meglio le Hawaii. Comunque velocemente vi spiego quali sono le differenze che ho trovato in queste 3 isole. Questa qui, che è quella di Oahu, appunto al sud si sente molto questa presenza americana ed è molto particolare stare in un posto così tropicale e trovare questi palazzoni, Starbucks, insomma queste cose così. A me non mi fa impressione perché vado spesso nei posti tropicali e solitamente l'ambiente è completamente diverso. Quindi diciamo anche quando sono arrivata la prima cosa che ho fatto è allontanarmi da questa città dove sono ora, cioè Honolulu, ora principalmente sono a Waikiki, la spiaggia di Waikiki che è proprio la più famosa, e sono andata al nord, sono andata nel North Shore. Cosa c'è nel North Shore? C'è il surf, ci sono questi paesini molto più piccoli, ci sono le tartarughe, c'è da fare snorkeling. Quindi sono salita al nord e devo dire che mi è piaciuta molto di più sin da subito. Un paesino molto più tradizionale, negli anni dell'inizio del Novecento, tutte queste casette molto piccole, molto colorate. Lì sono sentita subito davvero alle Hawaii, il mare è molto diverso, e quindi se venite qui ad Oahu vi consiglio di spostarvi al nord, oltre a fare i vari hiking, oltre a fare le varie camminate per la natura, che anche qui sono bellissime, fra cui il Diamond Side, dove io non sono stata in verità, che è proprio qui dietro di me, e ci sono moltissimi altri posti dove andare in mezzo alla giungla. Seconda isola dove sono stata è la Big Island. La Big Island è l'isola più grande delle Hawaii. A Big Island si sente molto la presenza dei vulcani, infatti per esempio andavamo in queste strade che separavano la lava che si era pietrificata, che era scesa dal vulcano, e quindi vedevi a destra tutte queste rocce vulcaniche e a sinistra la continuazione delle rocce vulcaniche. E quello è stato davvero uno spettacolo. La sabbia nera, sono molte spiagge con la sabbia nera, sempre per questa sabbia vulcanica. La città, io sono stata nella città di Hilo e nella città di Kona, e Kona è una città un po' più turistica, mentre Hilo è un po' degradata, un po' indietro nel tempo, però insomma ci sono moltissime cascate. Lì ho visto le cascate più belle al mondo, molto naturali, molto belle, molto potenti, e quella parte mi è piaciuta molto. Anche il nord è molto bello, molti paesini tipici. C'è questo posto al nord dove si può vedere questa valle dei re. Come dicevo prima, non ci sono i servizi pubblici, quindi dovete per forza affittare la macchina, quindi mettetevelo in conto. L'ultima isola dove sono stata è proprio quella di Kauai, che è quella che ho preferito, ed è l'isola un po' più naturale. La parte che mi è piaciuta di più è proprio il nord sempre di quest'isola, mentre il sud è molto semplice, non c'è tanto da vedere. Invece nel nord sei proprio a contatto con la natura, sei sulla spiaggia e dietro di te ci sono queste montagne enormi, verdissime, c'è il punto più umido al mondo, e quindi c'è davvero questo verde meraviglioso che non lo so, mi ha fatto sentire bene subito. Poi c'è questo mare bellissimo, ci sono anche lì gli animali, si può andare a fare snorkeling, si può fare trekking sulla Napali Coast, che è tutta questa camminata che sta sulle montagne. Ci sono davvero tantissime cose, e io quella parte me la sono girata in macchina, appunto con questa macchina con la tenda, quindi ho dormito nei campeggi, e devo dire che i bagni erano pulitissimi, le docce erano fantastiche, e mi è piaciuto molto viverla un po' più così, un po' più selvaggiamente. L'ultima isola famosa, diciamo, è quella di Maui. Non vi posso però dire più di tanto, dicono che è molto bella, però non ci sono stata, quindi su quella vi dovete informare voi. I miei pensieri finali sulle Hawaii: se qualcuno mi chiedesse le Hawaii ne valgono la pena, io direi, per tutti i costi che vi ho detto, sì, le Hawaii sono bellissime, e ci sono soprattutto queste isole come Kauai che sono davvero molto belle, e sì, vale la pena venirle a trovare, però se non avete tanti soldi,
secondo me al mondo ci sono tantissimi altri posti da visitare prima delle Hawaii, cioè le Hawaii io le visiterei dopo aver visitato le Filippine, il Sud America, il Centro America, la Thailandia, la Malesia, insomma ci sono tantissimi posti altrettanto belli che costano molto di meno, che valgono la pena di essere visitati prima secondo me delle Hawaii. Poi se li avete visitati tutti o comunque se avete molti soldi da parte per poter visitare la Hawaii, venite tranquillamente. Però se vi posso dare un consiglio proprio personale spassionato, ci sono molti posti da vedere prima delle Hawaii che sono altrettanto belli, e se mi seguite sui miei canali, se guardate le mie guide di viaggio, sapete esattamente quali sono. Bene, spero che questo video vi abbia aiutato a capire un po' meglio le Hawaii. Io devo correre perché fra 5 minuti devo andare a prendere l'autobus. Niente, volevo ringraziare di nuovo i Dreams per avermi fatto volare fino a qui, fino alle Hawaii, dall'altra parte del mondo. È stata davvero un'esperienza bellissima, ho visto dei posti bellissimi e vi lascio tutti i video qui sotto. E niente, datemi un mi piace e venitemi a seguire su Instagram per vedere tutti i giorni le mie storie, dove sono, che cosa faccio e che altro dire. Aloha!